Bentornati, in questo video incontro parleremo e daremo delle indicazioni generali su quelle che sono le fratture del polso e della mano, sicuramente condizioni più importanti che hanno necessità di una attenta valutazione iniziale. Non tutte le fratture devono essere trattate chiaramente in maniera conservativa, cioè con un'immobilizzazione o con un intervento. E a volte lo stesso tipo di frattura può avere due tipi di trattamento diverso a seconda che possa coinvolgere quella che viene chiamata la popolazione normale oppure possa coinvolgere un atleta che ha delle necessità funzionali di recupero più rapide e più importanti. Soprattutto nei fighters le fratture che si vengono a verificare sono a carico delle ossa metacarpali, queste ossa lunghe della mano, e in particolare a carico del quinto e del quarto metacarpo. È proprio chiamata la frattura del boxer. In caso di frattura, come principi generali, di solito si può verificare un'impotenza funzionale del distretto interessato, ematoma, dolore. Quindi un sospetto in caso dopo un trauma della presenza di questi elementi deve sempre far pensare alla possibilità che un osso possa avere qualcosa che non possa andare. Una volta eseguita una diagnosi clinica sì e radiografica, allora si valuta il tipo di trattamento. Il trattamento può essere, abbiamo detto, conservativo, quindi con una immobilizzazione, sia essa in gesso, ma oggigiorno anche con dei tutori termoplastici molto contenitivi che permettono comunque di portare avanti l'allenamento delle restanti parti corporee per non perdere quindi la forza degli altri distretti anatomici e essere pronti per il ritorno all'attività sportiva, oppure di tipo chirurgico. La chirurgia può essere obbligatoria in quel tipo di fratture scomposte, ovvero dove i due capi ossei hanno perso in maniera importante quello che è il loro rapporto anatomico, oppure in caso di esigenze particolari può essere anche utilizzata la chirurgia in quelle fratture composte nelle quali abbiamo bisogno di una maggior stabilità per poter riprendere prima. Indipendentemente dal tipo di trattamento, se si può scegliere, le tempistiche di guarigione dell'osso, quindi le tempistiche biologiche, sono le stesse. Una frattura guarisce in circa un mese e mezzo. E quindi questo è un criterio da tenere in considerazione nel recupero post-operatorio e nel protocollo riabilitativo che poi viene instaurato al paziente. Le tecniche di trattamento chirurgiche anche qui possono essere varie. È chiaro che se noi optassimo per un trattamento nello sportivo di tipo chirurgico, la sintesi, ovvero la stabilizzazione della frattura, deve essere un pochino più importante, ed ecco che spesso si utilizzano delle placche sovradimensionate, ovvero un pochino più grandi che non nella popolazione normale, che permettono già dopo pochissimi giorni, sempre in attesa della formazione del callo osseo, di iniziare a mobilizzare la mano e quindi portarci avanti in quello che è il recupero funzionale. Altre fratture che si possono verificare, anche se molto meno frequentemente, sono a livello dell'ossicina del carpo. Sono 8 ossa che si trovano tra il radio e i metacarpi, di quali abbiamo appena parlato, e di queste in particolare lo scafoide, che è un osso particolare, oppure più raramente a livello del radio e dell'ulna. Questo si verifica sia dei traumi diretti che porta ad esempio il fighter, sia in caso di ricezione dei traumi durante la protezione, magari da dei calci o dei colpi che ci porta l'avversario. In ogni caso una diagnosi precoce è fondamentale. Ci vediamo al prossimo episodio.